Ciao e benvenuto sul mio canale. In questo video vedremo le prigioni più grandi e pericolose del mondo. Quali sono? Dove si trovano? Facciamone una classifica. La prigione generalmente è in assoluto uno dei luoghi più tetri al mondo dove sono recluse persone che hanno commesso i reati tra i più gravi per i quali è prevista la pena detentiva. Una delle prigioni più famose della storia sicuramente è Alcatraz, che ad oltre 60 anni dalla chiusura ancora oggi viene ricordata come una delle più dure e disumane al mondo grazie alle testimonianze. Attualmente Alcatraz è diventata una sorta di museo. A quelle che sono ancora aperte, la maggior parte di queste sono luoghi degradati, grandi, pericolosi, ospitano i criminali più brutali di tutto il mondo e quindi devono essere strutture che il più sicuro possibile per impedire la loro fuga. Sicuramente è difficile giudicare una prigione dall'esterno, così come non si giudica un libro dalla copertina. Però ora vi faccio una classifica delle prigioni più grandi e pericolose di tutto il mondo. Prima di partire lascia un bel like e iscriviti al canale. Spero che anche questi nuovi format ti piacciono. Ora cominciamo la nostra scala dalla classifica. Partiamo dalla numero 10. Prigione Vladimir Central, in Russia. Il primo posto di questa singolare classifica è occupato dalla prigione russa Vladimir. È famosa per aver ospitato numerosi politici nel periodo dell'ex Unione Sovietica. Sicuramente è una prigione molto sovraffollata ed è un covo sicuramente di malattie pericolosissime. I detenuti vivono nel degrado assoluto e sono vittime di violenza anche da parte delle guardie. Al nono posto c'è la Kamiti Maximum Prison Remand Block. È un carcere che si trova a Nairobi, in Kenya. Anche se non ci sono delle fonti ufficiali sugli abusi e le torture che avvengono nel carcere, le testimonianze portano alla luce parecchi particolari. Nel penitenziario si trovano ammassati 7-8 prigionieri a cella, spazi talmente stretti da dover dormire a terra, su un fianco, o girati sullo stesso lato per tutta la notte. A peggiorare poi la situazione del sovraffollamento sono insufficienti sistemi di ventilazione che sono presenti nella struttura. Testimonianze hanno riportato che ci sono episodi giornalieri di violenza e abusi sui detenuti, e dove si aggiungono poi molteplici malattie, ulcere, colera, dovute alla malnutrizione e alla mancanza dell'igiene, giustamente. Poi c'è la prigione di Butyrka, in Russia. È un carcere situato al nord del centro di Mosca. Era la prigione di transito tra il regime zarista. I prigionieri sostavano prima dell'esilio. Anche qui un gran numero di prigionieri politici, dissidenti del regime e criminali comuni. Attualmente è ancora una delle prigioni più grandi di Mosca, ma il sovraffollamento continua ad essere un problema grande. Di conseguenza poi le condizioni dei detenuti sono pessime. Purtroppo anche durante l'inverno soffrono e muoiono addirittura di freddo, mentre in estate la struttura è troppo calda, quindi proliferano infezioni e malattie. Questa struttura era stata eretta nel 1771 e funzionava come caserma per la guarigione dei cosacchi. È famigerata per il suo regime carcerario rigido e brutale. Si ricorreva spesso alla violenza verso i detenuti per respingere qualsiasi tentativo di ribellione o protesta. Rimanendo sempre in Russia c'è la Petak Island. Questa prigione si trova sempre in Russia, è famosissima per essere la perfetta copia di Alcatraz. Questo penitenziario si presenta con una struttura ciclopica, collocata in un posto molto molto freddo sul lago Bianco, dove le temperature sono artiche e i prigionieri sono costretti a vivere in isolamento, al freddo, senza servizi igienici. E poi, da sottolineare anche le violenze fisiche e mentali, che sono devastanti e all'ordine del giorno. San Juan de Lurigancho, in Perù. Questa prigione si trova in Perù ed è uno dei penitenziari più cruenti e duri esistenti attualmente sul pianeta della Terra. È un carcere sovraffollato, le condizioni di precarietà e violenza rendono questa prigione davvero un incubo. Infatti i detenuti vivono in un'unica struttura trasandata, fedescente, molto molto trasandata, e sono liberi di uccidere e commettere violenze. Ora rispostiamo. Riker Island.
New York. Questo carcere ha una cattiva reputazione. Questa reputazione è causata dall'abuso e dall'abbandono dei detenuti, ma allo stesso tempo è anche nota per i numerosi assalti dei detenuti contro il personale e anche sui civili, con le conseguenze lesioni, messo molto gravi. La violenza sull'isola di Rikers è aumentata negli ultimi anni. Nel 2015 si pensi che ci sono stati 9.400 assalti, è un numero altissimo, ma dall'altra parte c'è da dire che i detenuti vengono trattati in modo disumano, soprattutto quelli che soffrono di problemi mentali. Poi c'è la prigione di San Quentin, in California. È una delle prigioni più grandi e pericolose del mondo e ospita il temuto Braccio della Morte. Questa prigione è stata aperta nel 1852 e al suo interno ci sono stati numerosissimi scontri interrazziali e detiene il primato del maggior numero di esecuzioni capitali. Infatti tutte le condanne capitali erogate in California di prigionieri sia maschili che femminili avvenivano a San Quentino e la camera di esecuzione si trova in una giunta a un piano in prossimità dell'East Block. Saliamo sul podio, dove troviamo la prigione La Sante di Parigi. E il suo nome non dice proprio quello che, se traduciamo la parola, significa, cioè prigione della salute. È sovraffollata, crudele, sporca, i detenuti vivono in condizioni estreme e ogni anno si verificano una miriade di suicidi. Insomma, il livello raggiunto per la persona sono i massimi livelli di sopportazione. Venne inaugurata nel 1867. È una delle 3 principali prigioni della regione parigina. A quei tempi all'interno del carcere si tenevano anche esecuzioni con la ghigliottina e furono giustiziati circa 40 prigionieri. Le celle sono 4 metri per 2, non sono grandissime, e il sovraffollamento la fa da padrona su igiene, sporcizia e malattie infettive. Al secondo posto troviamo il carcere di El Rodeo in Venezuela. Ospita 50.000 detenuti, costretti a vivere in condizioni estreme, e la violenza e le torture sono pane quotidiano. In questa prigione il livello della crudeltà ha avuto luogo in uno scontro tra clan rivali e poi è sfociato in un vero bagno di sangue. La crudeltà sono al di fuori di ogni concezione logica, i diritti umani sono violati. Ora la numero 1, il Camp 22 in Corea del Nord, è attualmente la prigione più grande e pericolosa al mondo. È in grado addirittura di ospitare oltre 55.000 detenuti. È stata costruita nel 1965. È una struttura mastodontica, considerata un vero e proprio campo di concentramento. Condizioni antigeniche pericolose per la vita e sono paragonabili ai campi di concentramento storici. Un gran numero significativo di detenuti muore ogni anno, poiché sono soggetti a torture e trattamenti disumani. Le esecuzioni pubbliche e segrete dei detenuti, anche dicono di bambini, soprattutto nei casi di tentata fuga, sono all'ordine del giorno. Ovviamente il governo della Corea del Nord ha negato tutte le accuse contro la violazione dei diritti umani. Bene, spero che questo video ti sia piaciuto, questo nuovo format. Lascia un bel like e iscriviti al canale. Al prossimo video.